Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi parleremo di un problema che accomuna diversi modelli di moto BMW, ovvero il consumo degli alberini dei corpi farfallati e delle boccole. Questo consumo si avverte di solito in moto che hanno dai 70.000 km in su ed è proveniente da questi alberini che si trovano all'interno dei corpi farfallati. Questi in questi due punti piano piano si consumano, così come le boccole su cui questi ruotano, iniziano a prendere gioco e hanno un suono molto caratteristico. È facile verificare la loro usura perché a moto accesa sarà possibile vederli muovere o sentirli poggiandoci il dito. Ci sono delle soluzioni a questo problema. Una è il kit Dankata, ovvero un kit di alberini e boccole nuove che si monta direttamente sul corpo farfallato. Una seconda alternativa è quella che mostrerò in questo video, ovvero l'inserimento dei cuscinetti su questa parte dell'albero e questa parte dell'albero, o anche solo una delle due, per ridurre notevolmente il gioco che questi alberini tendono ad avere. Quindi andando a sostituire fondamentalmente il lavoro che fa la boccola con quello del cuscinetto inserito. Questi risultano essere i cuscinetti in questione. Sono cuscinetti 4 mm x 8x13. Ed è possibile acquistarli online. Nominalmente quest'alberino dovrebbe misurare 8 mm precisi, ma come è possibile vedere ne misura solamente 7,93, quindi in questo caso abbiamo quasi un decimo in meno rispetto alla misura nominale. Nel calettare il cuscinetto sull'alberino sarà necessario fare moltissima attenzione, poiché questi cuscinetti sono molto fragili essendo molto piccoli e le tolleranze invece sono molto spinte. Per rendere il procedimento molto più facile è bastato lasciare l'alberino all'interno del freezer per una mezz'ora, anche un'ora. In questo modo l'alberino avrà il tempo di contrarsi, quel tanto che basta per rendere l'inserimento del cuscinetto molto più facile. Il cuscinetto inserito in questa posizione andrà ad inserirsi perfettamente nel corpo farfallato, laddove era presente un piccolo O-ring parapolvere. Chiaramente, avendo inserito il cuscinetto non sarà più possibile reinserire l'O-ring, ma essendo questo un cuscinetto sigillato svolgerà la stessa funzione, oltre a sopperire all'usura presente tra l'albero e la boccola stessa. Durante il rimontaggio fate anche molta attenzione a non forzare questi due anellini di plastica. Questi hanno la funzione di fare da guida a quella che è la molla di ritorno, ma essendo vecchi si sono infragiliti. Se non viene posta la giusta attenzione è possibile che si rompano durante il rimontaggio.
Per il rimontaggio della farfalla sarà necessario porre attenzione al verso. Osservando la farfalla lateralmente sarà possibile vedere che presenta i due bordi smussati. Essendo la farfalla leggermente inclinata in posizione completamente chiusa, questi angoli smussati permettono un corretto contatto con le superfici del corpo farfallato, cosa che un montaggio errato non permetterebbe. Per controllare il posizionamento corretto della farfalla all'interno dell'alberino è sufficiente guardarlo in controluce. Risulta molto importante anche mettere la loctite sulle vitine che fissano la farfalla all'alberino. In questo modo si eviterà che queste possano svitarsi col tempo e andare a finire all'interno della testata, laddove c'è la valvola di aspirazione, causando notevoli problemi. È buona norma cambiare l'o-ring della vite di regolazione dell'aria. La mancata sostituzione, qualora l'o-ring fosse appunto rovinato, screpolato o danneggiato, potrebbe causare il trafilamento di aria attraverso la filettatura invece che dal passaggio dedicato. E questo potrebbe rendere la regolazione del minimo e della carburazione piuttosto complessa, se non addirittura impossibile.